Antonietta Bernardoni, ciclo stilati ad alta voce. Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, alcuni dati personali sono stati parzialmente oscurati, pur mantenendo l'integrità del documento storico. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: La valorizzazione cosciente, concreta, scientifica, di noi stessi e degli altri. Autrice: dottoressa Antonietta Bernardoni. Modena, domenica 27 aprile 1975. La valorizzazione cosciente, concreta, scientifica di noi stessi e degli altri comporta, obbligatoriamente, il rifiuto della svalorizzazione e delle falsificazioni di psichiatria, psicoanalisi, psicologia, scienze satelliti del capitale, nonché l'esercizio reciproco della solidarietà tra sfruttati. Alcune considerazioni di partecipanti all'attività terapeutica popolare del quartiere modenese di San Faustino, in occasione della visita di alcuni abitanti del quartiere fiorentino dell'Isolotto. Modena, domenica 27 aprile 1975. Ciclo stilato in proprio presso Laura Barbieri, Viale Crispi, 41100, Modena. La valorizzazione cosciente, concreta, scientifica di noi stessi e degli altri comporta, obbligatoriamente, il rifiuto della svalorizzazione e delle falsificazioni di psichiatria, psicoanalisi, psicologia, scienze satelliti del capitale, nonché l'esercizio reciproco della solidarietà tra sfruttati. Ormai, se vogliamo camminare nel senso della storia, dobbiamo prendere atto che, oltre a dare il nostro contributo alla valorizzazione della personalità umana attraverso le lotte generali guidate dalle organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori, è ormai necessario estendere il livello di lotta per la valorizzazione degli uomini concreti, fino a raggiungere l'ambito della vita quotidiana e personale del singolo, individualmente e collettivamente considerato, tenendo ben conto che in questo ambito i processi di svalorizzazione più intensiva, più vasta, più capillare sono oggi condotti avanti da psichiatria, psicoanalisi, psicologia, che agiscono al servizio dello sfruttamento, con tutta la violenza, il disprezzo, le falsificazioni che il capitale esige da queste sue scienze satelliti. Se abbiamo scelto di lottare in questo ambito, la prima domanda che dovremo rivolgere a noi stessi sarà quella relativa all'aspetto fondamentale della nostra personalità, vale a dire alla posizione che noi occupiamo nello schieramento di classe. Chi siamo noi? Quali sono gli effetti concreti prodotti dall'insieme delle nostre azioni? Per rispondere a queste domande non possiamo limitarci a fare riferimento agli ideali a cui abbiamo dato, con convinzione profonda, la nostra adesione, e neppure all'attività che svolgiamo quotidianamente sul luogo di lavoro e fuori di esso, ma dobbiamo anche domandarci se in ogni momento, se in ogni incontro, sappiamo instaurare un rapporto di valorizzazione reciproca tra noi e gli altri sfruttati, con cui entriamo personalmente in contatto. Se siamo davvero convinti di dover prendere in mano, insieme alle nostre organizzazioni, il nostro destino storico, domandiamoci come possiamo già oggi, in attesa attiva delle condizioni necessarie e sufficienti a provocare mutamenti di più ampio respiro, cominciare qui e subito a trasformare qualcosa nella vita quotidiana e concreta nostra ed altrui, acquistando una capacità sempre maggiore di intervenire collettivamente e individualmente a livello microsociale e micropolitico in alcuni dei problemi più impellenti posti dall'esigenza, ormai indilazionabile, di una nuova qualità di vita, in cui il potere decisionale di ognuno sulla propria formazione personale e sul decorso della propria vita sia sempre più forte ed esplicito.
Agire in maniera valorizzante nei confronti di se stessi e dei compagni comporta non solo aver saputo criticare e rifiutare nella teoria ogni concetto psichiatrico, psicoanalitico, psicologico, ma comporta anche una ricerca esplicita relativa alla personalità e alla qualità della vita di ogni partecipante, ricerca da condurre nella pratica con l'aiuto dei compagni, attraverso processi di critica e di autocritica, nonché attraverso un esame concreto di situazioni concrete, a livello microsociale e micropolitico, in vista di una loro concreta trasformazione. Dobbiamo, tutti insieme, riuscire a depurare le nostre azioni e il nostro pensiero da tutta una serie di concetti falsi o falsificanti relativi alla personalità umana, vale a dire ad un ambito il cui studio è stato sinora usurpato da psichiatria, psicoanalisi, psicologia, che dovrà essere sgombrato da queste scienze falsificanti al servizio del capitale, per consentire una ricerca che, tenendo conto dei dati relativi all'attività nervosa superiore e soprattutto della struttura di classe della nostra società e delle limitazioni e deformazioni della personalità che ne derivano, si proponga di indagare il rapporto tra uomo e mondo esterno, usando quegli strumenti di analisi che sono atti a interpretare non solo i grandi movimenti della storia, bensì anche a penetrare nel vivo della vita quotidiana e dei rapporti interpersonali tra compagni e avversari. Ma forse, si obietterà, io non sono psichiatra né psicologo, quindi non ho bisogno di depurare le mie azioni, le mie parole, i miei pensieri da falsificazioni derivanti da queste pretese scienze. Ma in una cultura come la nostra, che pure ignora anche le cognizioni più elementari relative all'attività nervosa superiore, le falsificazioni della psichiatria, della psicoanalisi, della psicologia non sono più patrimonio esclusivo degli addetti ai lavori. Il potere borghese ha avuto la meglio sul geloso possesso corporativo di certi ben pagati professionisti della svalorizzazione della personalità umana e del falso smascheramento. Oggi moltissimi rotocalli traboccano di conoscenze di questo tipo, fornendo a ciascuno insieme all'oroscopo del giorno e con pari dignità scientifica interpretazioni di sogni e consigli sulla vita privata, volti a renderla sempre più privata e sempre più ignara degli interessi che il capitale riesce ancora a dissimulare di fronte a tanti lavoratori, pur esponendoli sfacciatamente alla luce del sole, ben consapevoli di come le istituzioni al servizio dello stato di cose esistente sappiano efficacemente operare per ostacolare la comprensione dei reali collegamenti tra le nostre sofferenze e gli attuali rapporti di produzione. Agire in maniera valorizzante nei confronti di se stessi e dei compagni comporta non solo la partecipazione alle grandi lotte condotte avanti dalle masse lavoratrici e dalle organizzazioni politiche e sindacali, ma comporta anche lo smascheramento nella teoria e nella pratica delle falsificazioni di carattere psichiatrico, psicoanalitico, psicologico, nonché la liberazione la più ampia e profonda oggi possibile dai condizionamenti svalorizzanti e deformanti, inerenti alla divisione della società in classi. Agire in maniera valorizzante nei confronti di se stessi e dei compagni comporta perciò necessariamente anche la capacità di stringere collegamenti duttili, coerenti, efficaci, tra tutti coloro che hanno capito l'utilità, ai fini del mantenimento dello stato di cose esistente, di psichiatria, psicoanalisi, psicologia, e quindi sono disposti a combattere con profondo impegno politico la durissima lotta che dovrà essere affrontata contro i fautori, palesi o dissimulati, di queste false scienze, che costituiscono un ben reale strumento di oppressione e di svalorizzazione e quindi agiscono in maniera direttamente complementare allo sfruttamento capitalistico. Nessuno di noi si lascerà incantare dalla fraseologia falsamente rivoluzionaria con la quale molti di questi presunti tecnici della personalità e dei rapporti umani, siano essi psichiatri, psicoanalisti, psicologi, tentano oggi invano di vincere l'ostilità operaia, mascherandosi da difensori degli sfruttati. Ma gli sfruttati sanno benissimo di doversi difendere da soli insieme alle loro organizzazioni. Altrimenti essi saranno, come spesso ancora oggi accade, le prime vittime di questi loro presunti difensori d'ufficio, nominati dalla classe padronale.
Ma la classe operaia, le sue organizzazioni, i suoi alleati, vanno di giorno in giorno acquisendo sempre maggiore coscienza che la capacità di formazione, di crescita e di trasformazione della personalità umana non può in alcun modo venir favorita da psichiatria, psicoanalisi, psicologia, scienze svalorizzanti e falsificanti al servizio del capitale. Le possibilità di formazione, di crescita e di trasformazione delle grandi masse umane sono indissolubilmente collegate alle condizioni di vita e di lavoro, derivanti dalle lotte generali, mentre all'interno di una medesima situazione socio-economica il valore della personalità dei singoli è strittissimamente dipendente dalle occasioni e dalle capacità di collegamento, di trasformazione e di comprensione relative all'ambiente circostante, a se stessi e ai compagni. Il rifiuto espresso dagli abitanti dell'isolotto nei confronti dell'apertura di un centro di igiene mentale non è che un esempio concreto a livello locale del rifiuto più generale della classe operaia di lasciarsi manipolare e colonizzare da tecnici di scienze asservite al capitale, quali psichiatria, psicoanalisi, psicologia. Tale rifiuto rappresenta l'espressione locale di uno stato d'animo generale che esige che i rapporti tra lavoratori siano tali da permettere loro di trasformare, da protagonisti in prima persona, la qualità della vita quotidiana a livello microsociale e micropolitico, affinché possano liberarsi per le grandi lotte a livello generale tutte le energie attualmente dissipate in conflitti personali e interpersonali tra compagni di classe. Conflitti che possono essere superati solo quando i problemi di ciascuno, invece che da presunti tecnici della salute mentale, vengano affrontati concretamente in vista di un loro concreto superamento, in tutti i compagni che si renderanno disponibili per una ricerca collettiva sulle forme più efficaci di trasformazione della qualità della vita e della personalità di ciascuno. Trasformazione da raggiungere attraverso quell'aiuto reciproco e paritario tra sfruttati, che noi denominiamo attività terapeutica popolare. Attività terapeutica popolare. Per informazioni, collegamenti, richiesta di ciclostilati, scrivere a Antonietta Bernardoni, Viale Francesco Crispi, 411 000, Modena, oppure telefonare solo il pomeriggio dei giorni feriali ai seguenti numeri 059. Le assemblee dell'attività terapeutica popolare si svolgono presso il centro civico di San Faustino, via San Faustino 33, laterale di via Giardini, ogni mercoledì sera alle ore 21 e ogni domenica pomeriggio alle 16, senza interruzione estiva.